Ciao e ben ritrovati da Fulvia. Con questo video veloce voglio farvi vedere questo bordo realizzato da una lavorazione orizzontale ad una lavorazione verticale, ma sicuramente più con personalità. Sto chiudendo infatti un lavoro di cui vi parlerò nei prossimi video, ma ho voluto fare un estratto proprio relativo a questo bordo. È un bordo particolare, non ha però bisogno di una lavorazione estrema e difficile, è semplicemente un aggancio ulteriore verso una riga secondaria mentre siamo in sequenza sulle nostre righe di lavorazione. Vi lascio queste immagini, spero vi sia chiara come l'ho affrontata. Sicuramente troverete anche un inserimento nella lavorazione vera e propria di questa creazione che vedrete prossimamente. Se avete bisogno di qualche chiarimento, scrivetemelo nei commenti. Alla prossima, ciao! Questo bordo è veramente molto d'effetto, è un suggerimento che vi do in alternativa alla classica lavorazione orizzontale e verticale. Nel caso del polsino l'avete vista semplice e quindi la lavorazione si attacca proprio comunemente, diciamo così, alla base della mia orizzontale. Vi ricordo il video sul mio canale, ho dedicato attenzione a questa lavorazione in particolare. In questo caso, oltre ad agganciarci alla parte iniziale della nostra riga sottostante, andiamo ad agganciarci anche al verticale del nostro punto alpino, quindi sul doppio punto del punto alpino che rilascia queste righe verticali inseriamo il punto di ritorno della riga. Ora ci stiamo muovendo ovviamente dal basso verso l'alto, siamo sulla riga di ritorno, eseguo una prima catenella che è il primo punto relativo al rientro della riga e sulla seconda vado di punto basso, quindi su tutta la riga, su tutte le righe sto lavorando punti bassi, quindi sono 2, 3, 4, la quinta inserisco l'uncino e vado ad agganciarmi già sulla base e chiudo tutto e così ho fissato la mia riga. Normalmente con la lavorazione verticale già questo è sufficiente per il ritorno e quindi proseguire la lavorazione. Come ripeto, nel mio caso mi inserisco alla verticale del mio punto alpino. Ecco, il colore nero purtroppo non vi facilita la visione di questo punto, ma lo vedete bene coi colori. Prima è il proseguo della riga, quindi monto 2 volte il filo perché ha un doppio punto, inserisco l'uncino quindi nel punto che sporge del punto alpino, eseguo il mio doppio punto e chiudo. Da questo momento posso girare la lavorazione tenendo il filo sempre interno. Vedete, io non l'ho fatto girare intorno all'uncino, l'ho semplicemente tenuto qua interno. E adesso entro per eseguire i miei punti bassi sulla riga e chiudere quindi in questo modo 1, 2, 3, 4,
manca l'ultimo, cinque, una catenella per il ritorno. Ecco qui come si presenta quindi il nostro bordo. In chiusura vedrete quanto particolare è e sicuramente può essere un'idea anche per dei polsini. Magari anche se non fate il punto alpino, potete sempre ancorare il punto, quello più lungo, alla riga prima della vostra riga orizzontale, cioè anziché sulla prima riga che incontrate, montate il doppio punto e scendete a inserirvi nella riga, nelle due righe prima, in modo che avrete sempre questo aggancio veramente d'effetto.